Ciao, benvenuto. Oggi voglio parlarti della disinfezione di quelli che possono essere gli ambienti. Cosa intendo per disinfezione? Intendo la completa distruzione di quelli che sono i microrganismi che si possono trovare sia all'interno dell'aria che di quelle che possono essere le superfici, quindi i vari piani sia che possono essere di lavoro o di altro tipo. In questo caso specifico voglio mostrarti quello che abbiamo fatto presso una palestra, la palestra popolare Quadraro di Roma, in questo contesto, dove appunto è stata richiesta una disinfezione totale di quella che è l'aria e appunto le superfici. Quindi adesso ti andrò ad illustrare passo passo il nostro modus operandi per arrivare poi alla conclusione definitiva e finale, che è appunto la distruzione totale di quelli che sono i microrganismi. Questo genere di attività è sicuramente un'attività interessante per chiunque abbia un'attività aperta al pubblico, un luogo aperto al pubblico, in quanto ovviamente essendoci tante persone con ognuna le sue eventuali e potenziali problematiche possono essere quindi trasmesse a tutti quelli che sono poi i partecipanti. In questo contesto specifico, parlando di una palestra appunto di box dove ci sono ragazzi di tutte le età, capisci che è molto interessante sicuramente andare a capire e avere un abbattimento totale di quella che può essere le unità formanti colonia, quindi i microrganismi, virus, batteri eventuali. In questa fase iniziale, come potrai vedere, abbiamo effettuato un campionamento con tamponi sterili, con piastre Petri, su quelle che sono le superfici. In questo caso specifico un tampone su quella che è la doccia, il piano doccia di quello che è il bagno, insomma, all'interno della palestra. Vengono fatti più tamponi in quanto viene fatto un campionamento con una piastra per le muffe, un campionamento con una piastra per la carica batterica a 22 gradi e un campionamento con carica batterica a 37 gradi, così da avere un po' un range abbastanza ampio per riuscire a capire se c'è qualcosa e poter vedere dopo, nella fase successiva, dopo la disinfezione, se siamo riusciti a appunto distruggere e uccidere quelli che sono i virus e batteri e anche quelle che sono eventualmente anche le muffe. In questa fase invece stiamo seguendo dei tamponi sulle superfici su quello che è un sacco da box, proprio per verificare sempre la presenza eventualmente di microrganismi, sempre con la medesima procedura, quindi con 3 piastre per muffe a carica 22 e carica 37, così da avere un confronto prima. In quest'altra fase stiamo eseguendo un campionamento su quello che è un tappetino da lavoro, sempre all'interno della palestra. Diciamo, sono state identificate queste 3 superfici, quella che avevo detto prima, insomma, del piatto doccia, il sacco da box e questo tappetino, per avere un attimino un'indicazione di sorta iniziale. Ma adesso passiamo a quello che è il campionamento dell'aria. Abbiamo eseguito il campionamento in un paio di punti della palestra. In questa fase il campionamento vicino al ring, dove diciamo è la parte più chiusa della palestra, dove non c'è tanto movimento d'aria, e abbiamo eseguito anche in questo caso mediante un SAS, abbiamo fatto un prelievo di campionamento d'aria pari a 100 litri su 3 punti, muffe, carica e a 22 e 37, e un altro campionamento, quindi 6 campionamenti in totale, sempre per le muffe, la carica a 22 e 37 gradi pari a 200 litri, così da avere un'indicazione di sorta. Questo in un punto, diciamo, per noi definito in un punto A, e poi l'abbiamo ripetuto anche in un punto B che è un po' più vicino, un po' più limitrofo a quella che è la zona di passaggio e segreteria. Quindi questa siamo ancora nella fase pre-disinfezione. Eccoci qui all'opera durante la fase di disinfezione, quindi stiamo nebulizzando quello che è il disinfettante legato a dell'acqua, proprio per andare ad agire su quelle che sono le superfici. In questo caso, in questa fase, con un nebulizzatore che genera delle particelle abbastanza grandi, ma comunque sia
sempre molto piccole rispetto a quello che può essere un'erogazione con altri metodi, e si riesce a ricoprire ampie zone e si riesce ad agire a fondo su quelle che sono le varie superfici, quindi quella che può essere il piano doccia dove eravamo prima, quindi tutto quanto il bagno, così come tappeti, superfici di vario tipo, sacco da box, tutti i sacchi da box, quindi si riesce ad avere una disinfezione già da questo punto di vista veramente buona. In questa fase invece stiamo utilizzando un vaporizzatore, quindi andiamo a legare il disinfettante, l'Umonium 38 che noi utilizziamo come disinfettante in quanto è veramente formidabile, legato al vapore a 90 gradi che fuoriesce dallo strumento che viene impiegato, che vedete adesso, e viene utilizzato per creare appunto mediante la vaporizzazione una patina molto più omogenea, ed è molto più facile ed efficace riuscire a coprire anche piccoli pori, quindi diciamo che nella parte più dettaglio, se vogliamo fare una disinfezione più nel dettaglio di alcune superfici, come possono essere i pesetti in questo caso della palestra, che vengono maneggiati e quindi essere certi che venga ricoperta tutta la superficie piuttosto che altre realtà, sicuramente l'utilizzo di un vaporizzatore è l'ideale, non per coprire grandi realtà, ecco che si fa con il nebulizzatore, ma per dettagli e piccole realtà. In genere noi lo utilizziamo anche su quelle che sono le cappe da laboratorio, cappe Biohazard per esempio, è sicuramente veramente efficace. Qui, come potete vedere, stiamo eseguendo una disinfezione manuale, quindi oltre alla parte di nebulizzazione, di vaporizzazione che viene eseguita e che viene utilizzata quindi come strumentazione, ci sono dei dettagli che preferiamo sempre andare a disinfettare manualmente, andare a rimuovere anche lo sporco, nonostante il disinfettante agisce anche in presenza di sporco, quindi di pulviscolo, chiamiamolo così, di polvere. Quello che ci interessa è anche, insomma, la parvenza, come dice, l'abito fa il monaco, e quindi andiamo a disinfettare in questo caso i sacchi da box che avevano un po' di pulviscolo su quella che era la parte superiore, che nel momento in cui vengono mossi, vengono colpiti, sicuramente questo pulviscolo inizia a girare nell'aria, e vi ricordo che il pulviscolo è il veicolo di quelli che possono essere ad esempio le contaminazioni batteriche, cioè il batterio, essendo un microorganismo, ha necessità di un veicolo per appunto diffondersi e andare a colpire eventualmente i suoi potenziali diciamo soggetti. Da questo punto di vista quindi l'azione manuale è sicuramente la più efficace in assoluto, ovviamente abbinata a quella che può essere una vaporizzazione e una nebulizzazione si ha il top di quella che è una disinfezione. Ma adesso andiamo a vedere anche il resto. Eccoci arrivati alla fase clou di quella che è la disinfezione, che è appunto la parte dell'aria. Quindi mediante questo strumento che state vedendo noi andiamo a creare una nebbia che, legata a quello che è il disinfettante, va a saturare completamente l'aria, l'ossigeno che c'è all'interno della stanza. In questo modo praticamente le particelle che sono in sospensione, che fanno da veicolo a quelli che sono i microrganismi, vengono distrutte, vengono praticamente uccisi questi microrganismi, perché anche le particelle del disinfettante sono in sospensione, tant'è vero che noi adesso aspetteremo svariate ore a seconda di quello che è il decadimento, e non appena insomma avremo il decadimento totale di quello che è questa nebbia, riusciremo a eseguire nuovamente il campionamento. Eccoci qui, la fase finale della disinfezione totale di superfici e ambienti nella palestra popolare Quadraro Box. Come potete vedere, piano piano il disinfettante che è stato erogato e che è stato utilizzato per la decontaminazione dell'aria si sta diffondendo, si sta propagando, proprio perché poi aspetteremo il decadimento totale per poter proseguire con il campionamento di muffe, carica batterica a 22 gradi, a 37 gradi, così da andare a capire un attimino se e che cosa c'è nell'aria e se è stata appunto disinfettata. Spero che sia stato utile, e invito assolutamente anche chi ha altre palestre a effettuare una decontaminazione totale di quelle che sono le superfici e ambienti, visto che sono luoghi aperti al pubblico, e anche ad esempio chi ha i gonfiabili, può essere un qualcosa di molto interessante, visto che ci sono dei bambini
In questo ricordo che la Quadraro Box è una palestra a noi molto cara, in quanto fa un corso per ragazzi fino ai 12 anni completamente gratuito, quindi ci tiene a quelle che sono le persone dal punto di vista sportivo e ci tiene ancora di più dal punto di vista salute. Ora vi lascio, prima che scompaio qui nella nebbia, vi saluto, ciao! Eccoci arrivati alla fase successiva, che è appunto il campionamento post disinfezione, quindi nei medesimi punti in cui l'abbiamo fatto la fase pre, andiamo a rifare il campionamento sia con i tamponi, quindi sulle superfici, che con il SAS per quanto riguarda l'aria, al fine di poi portare tutta questa documentazione presso un laboratorio e avere un riscontro di dati che ci dia un'indicazione di sorta su quello che è accaduto prima e che cosa è stato riscontrato dopo, quindi se la disinfezione ha avuto un esito positivo e c'è stato un abbattimento totale o comunque parziale, quindi sicuramente già che c'è anche fosse parziale è sicuramente un qualcosa di interessante. Giunti al termine quindi di tutta quella che è la disinfezione, avuti i risultati dal laboratorio analisi che ha analizzato i pre e i post disinfezione, ovviamente basandoci sul post disinfezione che è quello che in realtà ci interessa, rilasceremo un attestato a quella che è la palestra in questo contesto, in cui viene detto appunto che secondo il sistema che abbiamo adottato, il processo che è stato utilizzato, l'impiego della strumentazione, la parte di disinfezione legata al disinfettante unito a quello che può essere ovviamente il campionamento con i referti dal laboratorio e a un report fotografico e illustrativo sia video che appunto fotografico di quello che è stato fatto e tutti quanti i passaggi, il luogo è stato disinfettato, quindi da questo punto di vista decontaminato, questo per dare appunto un valore aggiunto alla palestra in questo contesto, che ha deciso di fare questo servizio, e comunicarlo alle persone, ai clienti, agli aderenti, che in questo caso specifico della palestra Popolare Quadraro hanno anche delle iniziative interessanti, in quanto aiutano quelle che sono le famiglie facendo dei corsi completamente gratuiti ai ragazzi, quindi ritroviamo dentro questa palestra fino ai 12 anni, quindi ragazzi di 5 anni, di 3 anni, di 6 anni, 7 anni, molto piccoli, che si approcciano allo sport. Quindi essendoci questi bambini all'interno della palestra, è sicuramente interessante per i genitori sapere che sono in un luogo dove l'attenzione verso la sicurezza, la salute di quelli che sono i loro figli è alta, è altissima, quindi non solo per lo sport, che sono sicuramente dei professionisti e sanno trasmettere quella che è la passione per questa disciplina bellissima, ma anche dall'altra parte la parte di pulizia e disinfezione, igiene e quant'altro, che non viene sottovalutata in quanto è un luogo aperto al pubblico. Questo è un qualcosa che andrebbe fatto e che tutte le palestre dovrebbero fare e che i propri clienti dovrebbero esigere un pochino, visto insomma, tutto quello che si sente e tutto quello che c'è in giro e che ci circonda. Comunque la palestra Popolare Quadraro è stata disinfettata. Ad ogni modo, se anche tu hai trovato utile questo video, hai trovato utile queste informazioni e ti è piaciuto e hai una palestra magari, o conosci chi ha una palestra, o anche i gonfiabili ad esempio, che si trovano ormai ovunque, dove sarebbe bene appunto eseguire una disinfezione di questo tipo, ti invito assolutamente a condividere questo video, condividere questa tua esperienza, e iscriviti al nostro canale qualora ancora non l'abbia fatto, e ci vediamo presto.